Buongiorno a tutti, benvenuti in Confusionet, io sono Simone. Oggi voglio parlare di contenuti e SEO. Mi sono arrivate più di una volta alcune richieste di ottimizzare siti internet che fondamentalmente non avevano contenuti, ovvero non avevano né articoli né post, siti internet spesso che sono dei siti vetrina che hanno l'esigenza magari di avere un po' di traffico organico, di cercare di competere su alcune parole chiave. Spesso e volentieri il mio consiglio è quello di iniziare a creare dei contenuti per poter andare a competere su parole chiave pertinenti sulla propria nicchia di mercato. E proprio per questo è parte la domanda: ci può essere la SEO senza contenuti? A mio avviso no, quindi siti internet che non producono contenuti, che aggiornano costantemente nel tempo, difficilmente potranno avere ottimi risultati a livello di traffico organico, ed è per questo consigliabile, io lo consiglio a tutti, quello di iniziare a creare dei contenuti su quello che è la vostra attività, il vostro lavoro, i vostri prodotti, i vostri servizi. È un po' come se avete la persona davanti che vi entra in azienda e inizia a farvi delle domande su quello che è il vostro lavoro, alla domanda noi andiamo a rispondere sicuramente con l'esperienza, no? Quindi un negoziante che ha anni di esperienza saprà tantissime cose su quello che è la propria merce, la propria attività. Bene, il consiglio per tutti coloro che hanno siti internet piccoli, grandi, con e-commerce o solo per richiesta magari di appuntamento è quello di cercare di sviluppare alcuni contenuti su quelle che sono le richieste degli utenti. Naturalmente in internet abbiamo tantissime opportunità per scoprire e per capire quello che è la domanda all'interno della rete. Ci sono persone che stanno cercando i prodotti, i servizi, come arrivano alla ricerca di informazioni per poter poi intercettare questo pubblico. Ho fatto un video che vi metto qua sopra, mi sbaglio sempre, che è praticamente la richiesta, la ricerca delle parole chiavi, che è il fondamento, una delle cose fondamentali per la SEO. La ricerca delle parole chiavi vi serve e vi aiuta a creare quei contenuti per poter intercettare e sapere quanto traffico è possibile ottenere, quante persone stanno cercando quell'informazione e su quale poi andare a sviluppare dei contenuti. La SEO a cosa serve? Serve non solo a creare contenuti, quindi a sviluppare tutta una serie di strategie di comunicazione, quindi di organizzazione magari di un piano editoriale, di ottimizzazione del sito internet per quello che vuole Google, quindi la formattazione degli articoli, l'ottimizzazione dei titoli, delle meta description, la indicizzazione attraverso tutta una serie di tecniche, ma soprattutto la SEO serve anche per andare a cercare quali sono quegli argomenti da inserire e da ottimizzare per andare a intercettare questo traffico. Il contenuto, quindi la parte di scrittura, che può essere non solo la parte scritta, si può fare anche un podcast che viene indicizzato, si può fare un canale di YouTube che viene comunque indicizzato all'interno dei motori di ricerca, servono a poter attirare traffico, persone che prendono il loro cellulare, come chiunque fa, cercano e hanno bisogno di informazioni su un determinato prodotto o servizio. Se noi abbiamo ben intercettato quello che è la richiesta all'interno della rete e abbiamo un sito internet ben fatto, sicuramente entreranno in contatto con voi.
E questa è l'ottimizzazione, quindi diciamo, la programmazione di content creator, di creazione di contenuti ottimizzati per la SEO. Quindi io in questo, diciamo, rispondendo a questa domanda, l'attività di SEO non è solo quella di ottimizzare il sito internet, perché se ci sono siti internet che hanno pochissimi contenuti, naturalmente la strategia è quella di intanto analizzare il sito internet a livello strutturale, ma poi di andare a predisporre un piano di contenuti a livello di creazione di contenuti per andare a intercettare la domanda dentro la rete. Vi sono invece altri siti internet che hanno creato contenuti nel tempo, ma non avendo magari concetti e basi SEO, devono perfezionare il proprio sito internet perché hanno un sito internet che magari non è adatto ai dispositivi mobile, è lento nel caricamento, non c'è stata un'ottimizzazione magari dei titoli, delle meta description, non c'è stato un invio di una sitemap all'interno della Search Console, ci sono magari duplicazioni dei contenuti che praticamente ci penalizzano il sito internet. Ecco, questo è un altro lavoro che viene fatto magari per siti internet un pochettino più grandi. Il contenuto è la base, il centro del lavoro di un SEO. Perché? Perché Google cerca in qualsiasi momento di fornire alle ricerche il contenuto migliore sulla domanda delle persone. Se non si hanno contenuti, la SEO praticamente è nulla. Spero di aver fornito un pochettino di informazioni su questa cosa, perché spesso mi domandano: facciamo SEO sul sito internet, e poi c'è un sito internet con 4 pagine e solo una cosa di contatti. Per quel tipo di siti internet si consiglia di sviluppare magari una pubblicità online a pagamento se non si ha la voglia di creare contenuti, ma sviluppare contenuti sui social oppure attraverso pubblicità di Google AdWords. Quindi il consiglio è: se avete la voglia, l'interesse di creare un traffico organico e di sviluppare il vostro pubblico, naturalmente la creazione di contenuti e l'ottimizzazione non hanno un risultato immediato, ma nel lungo periodo sicuramente vi porteranno moltissimi vantaggi. Per chi invece ha bisogno di sviluppare un business basato sulla vendita di un solo prodotto o un servizio, e nel quale si vuole accelerare diciamo, questa vendita di prodotti, la pubblicità online viene fatta attraverso la sponsorizzazione, che comunque riguarda sempre anche la SEO, perché le pubblicità su Google AdWords devono comunque rispondere a parole chiave per attivare le pubblicità, ma questo sarà argomento di un altro video. Quindi, ricapitolando, i siti internet che hanno bisogno di un ottimo posizionamento SEO e quindi di ricevere traffico organico hanno bisogno di contenuti di valore e di contenuti che cercano di rispondere non solo a 1, 2, 3 domande all'interno della rete, ma a centinaia di richieste che possono essere sviluppate su un prodotto, su un servizio, e quindi su quello va fatta un'analisi per andare a sviluppare tutto quello che è la creazione dei contenuti. Spero di avervi dato alcuni elementi di riflessione per chiunque ha siti internet e vuole iniziare a cimentarsi anche nella SEO oppure vuole ottimizzare il proprio sito internet. Io vi mando un abbraccio, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Sulla pagina di Facebook, perché caricherò anche sulla pagina di Facebook, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio da Simone.